Innanzitutto ringrazio l'amico Paoletti per questa presentazione forse eccessiva, comunque grazie. Io mi trovo parecchio in imbarazzo perché sono abituato a parlare, sono abituato a presentare i dati, ma non sono abituato a parlare di me stesso, mentre qui in qualche maniera ci dovrebbe essere non solo una rappresentazione di quello che abbiamo fatto, ma in qualche maniera l'io dovrebbe entrare in questa chiacchierata, che è difficile, soprattutto perché io non mi sento affatto un guru e non ho consigli da darvi che voi poi dovete usare nella vostra vita. Quindi io vi racconterò quello che noi abbiamo fatto, indicandovi alcune scelte, credo importanti, che ho fatto durante la mia carriera, poi sta a voi prendere quello che vi sembra utile. Certo non è una lezione di vita. Io sono un neuroscienziato. Le neuroscienze in questi anni hanno avuto un notevole sviluppo e includono tante discipline che vanno dalla genetica, alla biologia molecolare, all'anatomia, fino allo studio delle malattie. Il mio interesse è sempre stato però quello della funzione del sistema nervoso, cioè capire come il sistema nervoso funziona. Ora, studiare il sistema nervoso abbiamo tanti metodi. Quello che io ho usato soprattutto nella mia vita è stata la registrazione di singoli neuroni. Sembrerebbe quasi una follia, dice uno, ma come mettete l'elettrodo dentro il cervello e riuscite a capire cosa fa il cervello? In realtà è un metodo ormai consolidato da molti anni e ci permette di vedere, di capire il linguaggio del sistema nervoso. Vi faccio un esempio. Se io mettessi un filo, un elettrodo dentro questo nervo, se io tocco la mia mano, qui compaiono dei potenziali che sono tutti uguali l'uno all'altro. E il codice è un codice di frequenza, quindi se faccio qui e attacco poi la registrazione a un altoparlante, sentirò tac, oh, tac, 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 tac e così via. Questo è il linguaggio delle cellule. Se lo metto in corteccia visiva e do un flash di luce o qualche altro stimolo, ho la stessa cosa, compare questo tac, 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 e così via nel sistema motorio, nel sistema acustico e così via. Ora, la fisiologia tradizionale distingueva nettamente le aree visive, le aree motorie e a metà strada c'erano delle aree associative che dicevano mettono insieme visione, tatto, eccetera. Però la visione stava da una parte, il sistema motorio stava dall'altro. Quello che noi abbiamo scoperto qualche anno fa è che in realtà ci sono dei neuroni che fanno entrambe le cose, cioè uniscono la percezione all'azione, mettono insieme quello che io vedo e quello che io so fare. Adesso vi farò vedere qualche esempio, ma il concetto è questo: immaginate di essere in un bar e vedere una mano che afferra un bicchiere di birra, nello stesso momento voi avete un programma motorio del vostro cervello che afferra il bicchiere di birra. Quindi noi abbiamo questa capacità di interagire con gli altri perché quello che fanno gli altri entra dentro noi stessi. Vi faccio vedere l'esempio. Ecco, qui voi vedete, questo è un esempio preso da un vecchio film. Sotto c'è la scimmia che afferra in una maniera precisa un semino e sopra c'è un uomo che afferra il semino. Il neurone spara. Detto così non è molto convincente, ma adesso vi faccio vedere un breve filmato che ormai ho fatto vedere tantissime volte. Il Mike Gazzaniga lo conosce benissimo. Quello che voi dovete qui fare è mettere assieme quello che vedete con quel suono, quel tac 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 che vi ho detto prima. Quindi quando la scimmia afferra vedrete che spara di più e per il resto capirete da soli. Fanno un altro così. Come prima, film. Ancora. Ecco, questo è l'effetto strano.
Fai ancora. Provano questo, Prova con uno dei tuoi degli stimoli che lei conosce. Ecco, penso che sia stato abbastanza evidente cosa succede. Noi abbiamo una scimmia che afferra e quelli sono neuroni dell'afferramento, comanda l'afferramento. Però la cosa sorprendente è quando la scimmia vede il ricercatore afferrare, il neurone spara ancora. È quello che vi dicevo prima, cioè il qualcosa che fa un altro viene trasformato in un programma motorio mio. Quindi io capisco in maniera diretta, senza inferenze cognitive particolari, cosa fa uno. Se io sono in un bar e vedo uno che afferra un bicchiere di birra, non è che faccio un grande ragionamento, c'è una mano che afferra un bicchiere di birra, può darsi che è quello, eccetera. Capisco subito. Ecco, questo è il meccanismo che permette di capire immediatamente questo. Ora, quando l'abbiamo scoperto, naturalmente abbiamo un po' discusso a cosa può servire questo meccanismo e c'erano due interpretazioni, in realtà entrambe valide, ma una è più di base. Una è l'imitazione. Se voi ci pensate, l'imitazione è una cosa estremamente complicata. Io faccio così, voi dentro la vostra retina, dentro il vostro sistema visivo, vedete un oggetto che si muove e sorprendentemente siete immediatamente capaci di fare questo movimento. Come si fa a trasformare così immediatamente l'input visivo, quello che c'è visivo in motorio? Perché dobbiamo avere un formato comune. Questa era una interpretazione di questi neuroni. L'altra interpretazione, però qui c'è un problema, perché questa è una scimmia. Ora, le scimmie non sanno imitare. Prima Paoletti diceva che le nostre scoperte hanno importanza anche per la pedagogia, eccetera. Sì, perché indicano che l'imitazione è una cosa di estremamente importante. L'uomo è l'unico essere, un po' le grandi scimmie, che sa imitare. La nostra cultura si basa perché sappiamo imitare, si trasmette per imitazione. Ora, però, qui c'era qualcosa di diverso, se c'è una scimmia. E allora abbiamo fatto questa ipotesi della capacità di usare questo sistema, ancora prima dell'uomo, già nei primati, per capire immediatamente, in maniera non cognitiva, in maniera non razionale, quello che succede, una comprensione immediata. Ecco, questa è la scoperta che ci ha fatto famosi. Ecco com'è successo. Qui c'è una mitologia. È piaciuto molto ai giornalisti immaginare, anche perché noi siamo italiani, che la scoperta doveva avere qualcosa di molto strano. E sul New York Times, un giornalista che ha raccontato questi neuroni, ha raccontato questo episodio. Un giorno è entrato uno studente, ha rubato alla scimmia una nocciolina, ha fatto questo gesto per mangiarla e il neurone ha sparato. Noi che eravamo lì abbiamo detto, abbiamo scoperto i neuroni specchio. In realtà le cose non stanno così, non c'è stato nessun momento magico in cui uno ha rotto una nocciolina o l'ha mangiata. Addirittura altri giornalisti hanno detto uno è entrato e le cava il gelato. A questo punto la scimmia ha visto questo, i neuroni hanno sparato, hanno scoperto i neuroni specchio. No, la scoperta non è avvenuta così. Ci sono due momenti nella scoperta che voglio dire. La prima è che una volta che abbiamo visto questo fenomeno, per circa 2 o 3 anni abbiamo continuato a fare delle prove, vedere se era vero o non è vero. Ma c'è qualcosa di più, e questo che è il messaggio che vorrei mandare. Per arrivare alla scoperta abbiamo avuto la fortuna che ci fossero questi neuroni, ma prima noi abbiamo cambiato strategia. Noi abbiamo fatto uno studio diverso da quello che gli altri facevano del sistema motorio. Cioè non è questione di fortuna, ma bisognava cambiare strategia. Ed è questo forse il messaggio che vorrei darvi. Questo è il gruppo, adesso torno sull'argomento, questi sono coloro che hanno scoperto insieme con me il neuroni specchio, quelli della sinistra era il mio gruppo di studenti che lavorava con me in quegli anni, Fadiga, Fogassi e Gallese. Ecco, però molto merito deve essere dato a questo gruppo precedente, Martelli, Gentilucci e Camarda, che sono stati un po' come i centrocampisti, che hanno lavorato a lungo, poi il gol l'hanno fatto gli altri, ma il grosso lavoro è stato fatto prima. In cosa consisteva questo lavoro? Che la maggior parte degli
studiosi del sistema motorio hanno sempre studiato il sistema motorio come qualcosa che produce i movimenti e quindi hanno studiato la velocità del movimento, l'accelerazione del movimento, oppure la dinamica, come si contraggono i muscoli, come i muscoli riescono a essere coordinati tra di loro. Noi abbiamo detto no, cerchiamo di studiare il sistema nervoso come dei grandi studiosi, Jubele Wiesel, Letwin e Maturana, hanno studiato il sistema visivo, cioè chiedendoci ad ogni neurone cosa ci dice questo neurone, qual è la sua capacità, che cosa racconta. E per fare questo abbiamo dovuto fare uno shift di tipo metodologico, cioè non possiamo più usare una scimmia che sta ferma immobile e calca un bottone, ma abbiamo usato un approccio etologico. Quindi direi questo è il messaggio, noi non abbiamo inventato, ma abbiamo preso delle cose in un sistema, l'abbiamo trasferito all'altro, ci siamo trovati di fronte a delle difficoltà e le abbiamo superate. Ora, trovato dell'uomo, siamo passati trovata nella scimmia, siamo passati nell'uomo. E qui c'è un altro problema. Spesso la gente si lamenta, non abbiamo le attrezzature, non possiamo fare la ricerca perché non ci danno i fondi, mamma mia che tragedia. In realtà bisogna anche darsi da fare. Noi a Parma non avevamo dei mezzi per studiare il cervello dell'uomo in maniera appropriata. Però in Italia, qui a Milano, al San Raffaele, c'era un centro che in quegli anni aveva appena inaugurato quello che è il nostro attuale ministro, Ferruccio Fazio. Qui al San Raffaele c'era un centro PET diretto da Fazio. Io sono andato da Ferruccio, lo conoscevo dai tempi di Pisa, e abbiamo detto proviamo a fare l'esperimento. Abbiamo fatto l'esperimento dell'uomo, il ragazzo, lo studente era sdraiato nello scanner, gli abbiamo fatto vedere i gesti e abbiamo visto che si attivavano anche nell'uomo le aree motorie. Il passo successivo è stato a Los Angeles, c'era una nuova tecnica già attiva, che adesso c'è anche in Italia, l'FMRI, e io sono andato a Los Angeles, ho lavorato con Scott Grafton e con Michael Arbib, con un gruppo. Successivamente si è aggiunto Jacoboni, che adesso ha scritto anche un libro su questo, e abbiamo dimostrato ancora meglio l'esistenza. Ecco, lo studio dell'uomo ci ha portato poi a scoprire qualcosa che ha allargato il problema dei neuroni specchio. Cioè abbiamo visto che c'è anche un sistema di neuroni specchio, un sistema mirror per i sistemi emozionali. Adesso non ho tempo di di presentarvi tutti i dati. Questo che voi vedete qui aperta è una struttura che si chiama insula, l'isola, è una struttura emotiva. Ecco, nel momento in cui io ho un'emozione, soprattutto le negative, su quello abbiamo sicurezza, nel momento in cui io sento un odore cattivo, oppure uno mi fa male, si attiva quell'area e mi dà l'emozione corrispondente. Ma se io vedo uno di voi che soffre, mi si attiva esattamente quell'area lì. Cioè noi abbiamo la capacità di entrare in empatia con gli altri e la sofferenza dell'altro diventa la sofferenza mia. Non è un'interpretazione cognitiva, Non è che io capisco che lui sta male, ma proprio il suo male entra dentro di me, come se io avessi avuto il dolore. Per il disgusto, l'esperimento noi l'abbiamo fatto essenzialmente sul disgusto, un odore disgustoso mi provoca l'attivazione di queste aree, se vedo uno che esprime disgusto mi si attiva esattamente quell'area. Questo indica, un psicologo americano, Cacioppo, ha parlato che noi siamo dei gregari, che siamo degli individui gregari. Più che gregari siamo degli animali sociali, siamo delle persone sociali e siamo contenti, felici solo se siamo in rapporto con gli altri e se siamo in rapporto empatico con gli altri. La solitudine, l'individualismo porta alla tristezza. Va bene, adesso siamo arrivati a 7 minuti dalla fine e io vorrei più che altro. Adesso uno dice, vabbè, racconti tutte queste belle cose, ma come si arriva? Come si fa ad arrivare ad avere un laboratorio, ad andare a Los Angeles, ad avere questi contatti con gli scienziati? Cioè, come si diventa scienziati? Naturalmente io ho la storia mia, però prima vorrei fare una piccola digressione. Cioè, in certi paesi, per diventare scienziati o politici o grandi economisti, eccetera, ci sono delle scuole speciali. Se voi pensate all'Inghilterra, Oxford, Cambridge, se voi pensate a Francia ci sono le grandi école, se voi pensate agli Stati Uniti conosciamo le grandi università come Harvard, Caltech, MIT, eccetera.
In Italia? Beh, in Italia una volta c'era una struttura che effettivamente selezionava. Questa misteriosa struttura si chiamava liceo classico. Quando ho fatto io il liceo classico, negli anni 50, alla fine degli anni 50, ci siamo iscritti in quarta ginnasio in 27 e 28, sono stati promossi 7 e respinti 7, gli altri poi sono andati a ottobre. In prima liceo c'è un'altra selezione, in terza liceo la maturità, per quelli più anziani, quelli che hanno fatto la maturità prima del 70, si ricordano che incubo che era. Questo però era molto importante, perché innanzitutto c'era una filosofia del lavoro, perché non eri promosso se non lavoravi. E questo è molto importante per un giovane, perché quello di avere successo senza lavorare è una tragedia, perché poi della vita bisogna lavorare. Secondo, i nostri insegnanti in quegli anni erano convinti di quello che facevano. Questo è un altro punto fondamentale, cioè se uno fa un mestiere con la convinzione di farlo, e non perché riceve alla fine del mese 1.200, 1.000, 3.000 euro, ma perché lo fa, è completamente diverso. E i bambini lo sanno, i ragazzi lo capiscono. Ora voi mi chiedete perché adesso il liceo classico non è così quello di una volta? Beh, uno, io direi che per quanto ieri parlando con una nostra collega che vi parlerà poi, mi diceva del bene del 68, io trovo che il 68 in Italia è stato devastante, perché ha creato alcuni slogan tipo la scuola che boccia se stesso, demenziale. La scuola che boccia se stesso, dipende come è organizzata, tante cose, detto così. Ma l'altra cosa, questi insegnanti negli anni 50, 60, ancora prima, erano dei borghesi ricchi. Perché erano dei borghesi ricchi? Perché con gli esami a ottobre avevano un'attività privata. Successivamente sono diventati dei travet che guadagnano poco e niente e il pomeriggio fanno qualcos'altro. Quindi quelle figure che per noi erano mitiche, perché avevano un loro reddito, perché erano importanti, insegnavano. Una volta finito un liceo e selezionato in quella maniera, io ho avuto due fortune. La prima di andare all'università a Padova, dove ho fatto neurologia, e ho incontrato una persona estremamente importante per la mia vita, si chiama Hrair Terzian. Terzian era il figlio del medico del Negus ed era un grande neurologo. E soprattutto, avendo avuto questa visione internazionale, ti diceva, guarda, esiste della ricerca cosiddetta primi in Italia, ma quella non vale niente. La ricerca che vale, quella non primi in Italia, ma primi nel mondo. Noi a Padova facciamo delle ottime cose, però siamo primi in Italia, non siamo primi nel mondo. Invece c'è un centro in Italia, a Pisa, dove si fa della ricerca veramente di altissimo livello. Vai lì. E mi ha mandato lì. Io sono arrivato in questo ambiente e devo dire la verità che al momento era un po' quasi spaventato. A parte la figura di Moruzzi, che è stato forse direi allo stesso livello della Montalcini, è un grandissimo, che però ti dava una sacralità, ti dava l'idea che la ricerca è una cosa sacra, tu stai facendo qualcosa che è importante non solo te per il mondo. E poi le persone che c'erano attorno, i miei coetanei, tanto per citarne alcuni, erano Berlucchi, Lamberto Maffei, che è l'attuale presidente dell'Accademia dei Lincei, Emilio Bizzi, che è l'attuale presidente dell'American Academy of Art and Science, e poi arrivò anche uno straniero chiamato Mike Gazzaniga, che arrivava da un laboratorio che avrebbe preso il premio Nobel pochi giorni dopo, pochi mesi dopo. Lavorare in quell'ambiente era estremamente importante. Perché? Perché c'è un altro aspetto della ricerca, che una volta che trovi qualcosa devi avere il coraggio di difendere le tue idee. La scienza è estremamente conservatrice ed è giusto che sia così, perché essere conservatori vuol dire non shiftare a secondo delle mode, ma se tu lavori in un centro dove hai queste persone, e da noi venivano, a Pisa in quegli anni venivano delle persone incredibili, veniva Eccles, che è il premio Nobel, quello che voi conoscete, ha scritto il libro con Popper, veniva Wiesel, stava con noi. A un certo punto sentivi che quello che tu trovi hai il coraggio di dirlo, perché sei a contatto con persone, e il brutto è il conformismo, il ragazzo che sta in una piccola università, che non ha il coraggio non ha il coraggio di contraddire. E questo è stata una grande lezione. Proprio Eccles mi diceva: quando fai le conclusioni di un lavoro, sii preciso, magari sbagli, ma dai una tua interpretazione, dici io credo A e B.
Poi eventualmente si falsificherà, la scienza lo è un dogma, altri troveranno che forse non è proprio quella la soluzione, ma non essere del vago, non fare quei bizantinismi all'italiana che potrebbe... I miei studenti noto che tutti scrivono in questa maniera, agli italiani piace molto, in burocratese, con condizionali, sarebbe, potrebbe, non sarebbe, mai una frase precisa, è questo. Infine, un minuto, l'ultimo. Io detesto la posizione di gran parte dei miei colleghi, soprattutto giovani, il piagnisteo continuo. Oh mamma mia, la ministra fa questo e quell'altro fa così e non abbiamo più i soldi e cosa dobbiamo fare? A parte il fatto che tutta la mia vita la situazione era questa. Negli anni 70 io compravo i reagenti con i miei soldi e quelle persone che avete visto lì, ad esempio Gallese, si guadagnava la vita andando in carcere a fare il medico durante la notte, di giorno lavorava gratis all'università. Quindi la situazione italiana negli anni 80 era ben peggio di oggi. Quindi un pianisteo è molto utile perché poi non fai niente e sei giustificato. Invece datti da fare, perché se non ti dai i soldi la Gelbini, forse te lo dà la banca locale, forse te lo dà qualcun altro. Se uno ha un atteggiamento di questo tipo, trova le collaborazioni, vai a Genova all'IIT, muoviti, vai da qualche parte, se no è finito, grazie.